Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Eccolo qui, il nuovo AD100 Pro 2 Flash, decisamente che molti attendevano, come sottoscritto. Andiamo a vedere se è cambiato qualcosa rispetto alla versione precedente, AD100 Pro 1, che rimane sempre un flash molto interessante, ma oggi andiamo a scoprire le novità che troveremo proprio nella nuova versione e così valutiamo se ne vale la pena oppure no. La AD100 Pro è stato e rimane uno dei miei flash preferiti assieme alla D300, quindi attendevo decisamente da parecchi mesi proprio questo upgrade. Ti porterò molto presto anche la recensione di un'altra novità che molti di voi già ovviamente sono a conoscenza, cioè di un nuovo Speedalite con la testa rotonda, il V1 Mid, che ha delle dimensioni molto più ridotte già rispetto al V1, soprattutto al V1 Pro, e poi molto di più rispetto al V100, che è quello ovviamente che praticamente è più pesante e più ingombrante, però abbiamo una potenza un po' limitata. Ma la recensione non la faremo nel video di oggi, faremo proprio un video dedicato, quindi iscriviti al mio canale. Ti dico subito che, giusto per spoilerare qualcosina, è molto simile al V480 che abbiamo visto proprio esattamente qualche mese fa, con la differenza che qui abbiamo una testa rotonda invece di una testa rettangolare. Vediamo il contenuto della confezione: classico packaging di Godos, flash da 100 watt, non poteva mancare la custodia rigida per contenere esattamente non solamente il flash ma anche alcuni accessori che andremo a vedere esattamente adesso, che praticamente sono gli stessi che abbiamo già trovato nella versione precedente. Comunque procediamo con ordine. Il nuovo AD100 Pro 2 ha diverse novità, quindi rimani fino alla fine perché vediamo se ne vale la pena oppure no. Il nuovo carica batterie, nuovo, è sempre lo stesso, alimentatore da 5 volt 2 A, quindi una ricarica anche abbastanza lenta, ma va bene così. Poi abbiamo il bracket in metallo che ormai avete imparato a conoscere tutti, soprattutto se utilizzate flash off camera, è sempre lo stesso, ma è stato migliorato, soprattutto hanno cambiato questa guarnizione che serve per stringere meglio proprio questo morsetto. Ok ragazzi, garanzia e ovviamente le istruzioni in inglese, eventualmente c'è anche il formato PDF sul sito di Godos. Ma la vera novità è la batteria, eccola qui, la VB100C, che praticamente per quanto riguarda le dimensioni rispetto alla precedente sono rimaste invariate, e bene così, così possiamo interscambiare le batterie se possiedi anche la D100 Pro 1, eventualmente anche il V100 perché è la stessa batteria. Qui però abbiamo una capacità maggiore perché innanzitutto abbiamo la possibilità adesso alla massima potenza di effettuare 490 lampi rispetto ai 360 del Pro 1. La batteria quindi è aumentata a 23,76 Wh rispetto al modello precedente che ne ha 18,76, quindi 2600 mAh nella vecchia, 3300 mAh, quindi una differenza diciamo molto importante. Anche la nuova batteria della D100 Pro 2 ha la Type-C, quindi non serve nessuna dock, basta collegare il cavo direttamente con la Type-C alla batteria e poi questo piccolo alimentatore alla presa elettrica. Con queste batterie che hanno la Type-C potete usare tranquillamente un power bank. Ma siamo davvero sicuri che questo Pro 2 sia migliorato o nel 2026 possiamo continuare a utilizzare anche il Pro 1, anche perché la potenza è rimasta invariata? Punto di domanda, anzi rispondete a questa domanda qui sotto nei commenti dopo aver ascoltato quello che vi sto per dire in questo momento. Innanzitutto le dimensioni sono uguali, leggermente più alto il Pro 2 come ti dicevo, quindi praticamente sono quei 2 mm che neppure vi accorgerete. Praticamente le altre dimensioni sono rimaste invariate, quindi abbiamo un flash alto 122 mm x 76 x 76, quindi rimane sempre un flash potente, 100 watt e compatto.
La differenza che potrebbe dare un po' fastidio, per me non lo è la differenza di peso, perché il Pro 1 pesa 524 grammi, qui abbiamo 564 grammi, non sono tantissimi, ma avendoli in mano entrambi sento che è più pesante il Pro 2. Comunque alla fine deve rimanere sullo stativo quando lo trasportiamo nella nostra borsa fotografica, insomma questi 30 grammi non è che vanno a sconvolgere ovviamente la portabilità. Ok ragazzi, il telaio praticamente è uguale, non ci sono novità, questa parte un po' ruvida che qui non troviamo, poi la forma della griglia qui rettangolare, qui rotonda, ma per il resto sono uguali. Anche la testa rimane rotonda, ovviamente possiamo utilizzare gli accessori magnetici che già possediamo senza nessun problema. Non ci sono novità per quanto riguarda lo zoom, si parte anche in questo caso da 28-105. Io ci contavo, ci speravo che si potesse anche avere una parabola più ampia da 24, ma purtroppo rimane da 28. Supponiamo che tu non sei il possessore di un trigger di Godos della serie X che serve esattamente per controllare off camera questo flash di Godos e possiedi o l'IT32 o l'IT30, l'IT30 che praticamente ha le stesse dimensioni più o meno proprio di un trigger di Godos. Perché ho nominato questi due flash, che tra l'altro sono anche recenti? Perché vi avevo spiegato proprio nella recensione che possono lavorare in modalità master, quindi puoi controllare fino a 3 flash off camera, quindi puoi anche controllare tranquillamente questo AD100 Pro senza avere un trigger della serie X di Godos. E quindi supponiamo che tu sei un fotografo che occasionalmente utilizza i flash off camera, ecco che se magari possiedi già uno di questi due mini flash che sono ovviamente molto leggeri, potrebbe essere la soluzione che puoi già utilizzare tranquillamente. Ti ricordo però che a differenza di alcuni trigger più professionali, se vuoi anche modificare la parabola non lo potrai fare da qui e quindi lo devi fare direttamente dal flash, cosa che ovviamente si fa tranquillamente, però ovviamente fare tutto dal trigger è al giorno d'oggi molto più comodo. Una delle novità di questo nuovo Pro 2 è esattamente il display. Innanzitutto per accenderlo il sistema rimane lo stesso, quindi tasto di accensione e poi lo sblocco con la rotellina. Allora, parliamo di un display piccolino, però è un TFT a colori con la nuova interfaccia di Godos. Alcuni di voi già hanno comprato flash che hanno questa interfaccia, quindi praticamente è molto facile da utilizzare, soprattutto anche per chi lo compra per la prima volta e deve ovviamente modificare alcuni settaggi, a differenza del vecchio display che anche ha un menu molto più tra virgolette complicato. Ecco che abbiamo la prima differenza molto importante, ok ragazzi, anche se io consiglio anche nel 2026 di prendere in considerazione, soprattutto se vuoi risparmiare, ancora il Pro 1 e soprattutto nel mercato dell'usato ce ne saranno parecchi. E come ti ho detto per la D300 Pro 2 attenzione però alla lampada che potrebbe essere esaurita, anche se abbiamo la possibilità di andarla a sostituire ed è un'operazione anche abbastanza semplice. Il nuovo display non è touch, facciamo chiarezza, ma credimi che non sentirai l'esigenza di avere proprio un display touch su questo genere di flash totalmente off camera. Abbiamo la possibilità di gestire fino a 9 stop di potenza, quindi potenza minima esattamente di un 256esimo. Poi le modalità sono le 3 classiche che troviamo sui precedenti flash, non è cambiato nulla, quindi la modalità manuale, che è quella che sicuramente andrete a utilizzare di più, eventualmente c'è anche il TTL e anche la funzione multi. Un paio di settimane fa ragazzi, quando ti ho fatto la recensione del fratello maggiore, cioè la D300 Pro 2, mi ero lamentato della mancanza del tasto fisico
proprio per cambiare canale e anche cambiare il gruppo che troviamo proprio nella D300 Pro 1 e anche in questo AD100 Pro 1, cosa che ho sempre gradito perché almeno personalmente capita spesso di voler cambiare il gruppo del flash. Canale meno, però è decisamente molto utile. Nel nuovo Pro 2, anche questo AD100, praticamente non troviamo più questo tasto che è decisamente comodo. In questo caso, per cambiare gruppo, come vedremo fra poco, poi anche quando andiamo a vedere il menu, devi proprio premere il menu con la rotellina, ti devi spostare proprio su wireless e poi andare a selezionare il gruppo e vai a cambiare ovviamente a tuo piacimento il gruppo che vuoi mettere, la D100 Pro 2. Quindi è decisamente più lungo il tempo che ci impiegherai, insomma valutate voi e ditemi cosa ne pensate. Io sinceramente ribadisco quello che ho detto nella recensione della D300 Pro 2, preferisco il tasto fisico. Il tasto zoom che troviamo nella vecchia versione, come ti dicevo poco fa, lo hanno messo nella rotellina, quindi per cambiare l'apertura della parabola basta premere qua e poi vai a selezionare l'apertura a tuo piacimento. Gli altri tasti sono praticamente uguali. Per quanto riguarda eventualmente la luce pilota, rimane sempre il tasto fisico, per fortuna, però bisogna premerlo, poi confermare con la rotellina premendo e poi vai a decidere proprio la potenza da 0 a 100. Partirà una ventola quasi sicuramente, soprattutto quando andiamo a superare proprio la potenza dopo il 10%, perché il LED tende a surriscaldare. Questa ventola è molto importante anche perché va ad aiutarti quando vai a utilizzare il flash. La temperatura non è modificabile, temperatura fissa, ma c'è una novità proprio rispetto alla potenza della luce pilota che troviamo nella precedente versione. Qui abbiamo 1,8 W di potenza, qui addirittura siamo arrivati a 5 watt. Vediamo il menu, quindi basta premere il tasto dedicato e iniziamo a vedere esattamente cosa possiamo modificare. Innanzitutto, per navigare in questo menu basta muoversi con la rotellina, poi una volta individuata la voce basta premere proprio sempre la rotellina che funge anche da pulsante. Iniziamo proprio dall'alto con la voce wireless, basta premere, entriamo in questa pagina. Questa sicuramente è la pagina che andremo a modificare molto di più rispetto a quelle che andremo a vedere fra poco. Da qui puoi attivare il wireless, che è importante se vuoi ovviamente utilizzare i trigger della serie X di Godos. Qui puoi modificare il canale manualmente da abbinare ovviamente al trigger che vai a utilizzare. Eventualmente, se possiedi l'X3 o l'X3 Pro, lo puoi fare in automatico. Qui come al solito possiamo attivare l'ID, consigliato soprattutto quando vai ai workshop, e poi abbiamo la possibilità di andare a modificare il gruppo di questo AD100 Pro 2. Allora, chiariamo una cosa: dal gruppo A fino al gruppo F, cioè tutti i gruppi con la lettera, hanno anche il TTL attivato. Poi a seguire i rimanenti praticamente lo potrai utilizzare in modalità manuale o multi. Come ti dicevo, ogni gruppo ha un colore dedicato, uno diverso dall'altro, quindi andrai decisamente molto bene, perché oltre ad avere il gruppo a vista sul display e anche se è lontano hai i colori sul telaio sia nella parte destra che sinistra, se possiedi l'X3 o l'X3 Pro, praticamente con l'interfaccia che hanno proprio questi trigger, praticamente il colore ovviamente combacia, quindi vai decisamente meglio a individuare il flash che vuoi modificare. Detto questo, vediamo adesso anche cosa troviamo nel menu. Photo Cell Off, cioè praticamente la possibilità di utilizzare questo flash in modalità slave. Quindi abbiamo sicuramente S1, S2, vedete voi se vi può ancora servire. La possibilità di attivare da questo menu anche l'High Speed Sync, si fa decisamente molto più veloce dal trigger. Poi abbiamo la voce model che serve per
controllare proprio durante lo scatto se fa rimanere accesa la luce pilota oppure tenerla spenta, giusto per non andare a modificare proprio l'esposizione, soprattutto quando lavoriamo a basse potenze. Quindi io consiglio sempre di lasciarla spenta, come in questo caso, cioè lasci su Inter quando ovviamente lampeggia il flash. Beep, hai la conferma della venuta ricarica, eventualmente lo puoi disattivare se ti dà fastidio. Qui abbiamo le scale stop delle potenze, questa è quella in stile Profoto e poi abbiamo quella tradizionale e arriviamo fino a una potenza minima, come vedete, di un 256esimo. Poi abbiamo la possibilità di anche spegnere dopo un tot di minuti o secondi il display per risparmiare batteria, l'autospegnimento del flash, la luminosità proprio del display in base ovviamente all'android regolare, in base a dove vi trovate, soprattutto d'estate quasi sicuramente al massimo la terrete, perché questo display più o meno è uguale proprio alla D200 Pro 2. Ho visto che sotto il sole sì, si vede, ma non è che ovviamente sia un display OLED e quindi un po' di differenza c'è. Poi abbiamo delay che va a ritardare lo scatto, da qui andate a impostare ovviamente il tempo. Io personalmente non l'ho mai utilizzato ancora, comunque hai questa possibilità. Poi da qui vai a regolare la lingua del menu, in questo caso lasceremo inglese perché l'altra è cinese, a meno che voi non sappiate anche il cinese. E per concludere possiamo fare eventualmente anche un reset delle impostazioni e abbiamo anche l'ultimo firmware che abbiamo installato, quindi controllate soprattutto adesso che è appena uscito, perché potrebbero uscire nuovi aggiornamenti del firmware. Per chi utilizza già questo flash o altri flash di Godos che hanno più o meno queste dimensioni, come potrebbe essere il V1 Pro o il V100, sapete già come procedere per utilizzare dei modificatori, ne abbiamo anche discusso ovviamente qui nel mio canale, ma facciamo giustamente anche un recap per i nuovi arrivati. Allora, ci sono diverse soluzioni, diciamo quella che ti vado a consigliare se vuoi ovviamente anche risparmiare è quella di prendere in considerazione proprio l'acquisto di questa staffa, questo bracket, ma non l'S2, l'S3 che praticamente ha lo stesso prezzo. Trovi anche un video dedicato sul mio canale di questo bracket che ti consente proprio di attaccare, fissare, più corretto dire, questo AD100 Pro proprio con un morsetto e poi attaccarci tutti i modificatori con l'attacco Bowers. Ok ragazzi, soluzione abbastanza veloce, anche perché ci sono modificatori Bowers Mount che si aprono in maniera molto veloce e te ne ho parlato proprio qui nel mio canale. Soluzione diciamo anche abbastanza economica. Come ben sapete, almeno chi mi segue sa che la mia preferita di combinazione è proprio quella di utilizzare questi modificatori di questa azienda che hanno un attacco dedicato, e quello per la D100 Pro 1 o Pro 2 è quello che si utilizza anche per il V100, per il V1 Pro, perché abbiamo la stessa dimensione della testa, abbiamo una testa magnetica, quindi basta infilare esattamente il flash e siamo a posto. Poi questo adattatore ha anche una sicurezza in più perché ha un morsetto che basta ovviamente abbassare e siamo anche sicuri molto di più che il flash non esce. L'upgrade che io personalmente ho gradito di più, assieme ovviamente al display, è la possibilità di stressarlo un po' di più, perché abbiamo un nuovo sistema di raffreddamento, quello che praticamente troviamo nel V1 Pro, nel V100 e lo troviamo anche qui assieme anche alla D300 Pro 2 che ti ho recensito un paio di settimane fa. Quindi cosa vuol dire in sostanza? Che se supponiamo scatti molte foto consecutivamente alla massima potenza, dovrebbe fermarsi dopo i 90-100 lampi. Ovviamente se andiamo a utilizzarlo a potenze minime più basse, ovviamente abbiamo una durata ancora maggiore. Con il precedente AD100 Pro praticamente si fermava molto prima, bastavano anche 20-30 lampi, poi d'estate praticamente
ci fermava quasi subito, e questo me lo ricordo abbastanza bene, soprattutto se scatti in High Speed Sync. Ok ragazzi, detto questo, parliamo di prezzo, che più o meno è rimasto invariato da quello che ho visto. Costa 320-315 euro, poi ovviamente in base all'offerta, ma questo è il prezzo che praticamente andremo a pagare il nuovo AD100 Pro 2. Il precedente ho visto che almeno per il momento non è calato di prezzo, quindi se in questo momento hai bisogno proprio di questo flash, sicuramente da acquistare è la nuova versione. Se lui scenderà di prezzo è consigliatissimo al 100%, anche perché ricordiamo che la potenza non è cambiata. Poi valutate voi se vi serve il nuovo display, se siete fotografi che lo andate a stressare molto, scattate in High Speed Sync, insomma sotto questo punto di vista è meglio lui, però insomma per quello che faccio io va benissimo ancora la precedente versione. Ok ragazzi, chiudo qua il video che sarà diventato decisamente troppo lungo. Comunque portate pazienza, le cose devono essere dette e spiegate abbastanza bene per far capire alla gente il prodotto che deve acquistare. Come al solito, se avete domande vi aspetto qui sotto nei commenti e ci vediamo la prossima settimana, molto probabilmente con la recensione del V1 Mid.